Questo è il secondo capitolo di una trilogia dedicata ai temi più complessi e filosofici di Berserk. Nel primo video abbiamo cercato di capire come agisce davvero Idea del Male e quale sia il suo ruolo all'interno dell'opera. Oggi invece sarà un video molto complesso. Affrontiamo una domanda ancora più grande. Una di quelle domande che da anni divide i fan di Berserk. Esiste davvero il libero arbitrio? Oppure tutto è già deciso? Nel terzo e ultimo capitolo, infine, proveremo a rispondere a un'altra domanda fondamentale: chi è il vero nemico in Berserk? Nel video precedente siamo arrivati a una conclusione ben precisa. L'Idea del Male non controlla direttamente gli uomini, ma tesse la rete della causalità. Intreccia eventi, tragedie e incontri affinché migliaia di anni dopo un individuo si ritrovi davanti a una determinata scelta. Ed è proprio questa conclusione che apre inevitabilmente il discorso di oggi. Prima di andare avanti però voglio chiarire una questione che puntualmente torna fuori ogni volta che si parla di Idea del Male. Ma il capitolo 83 è stato rimosso da Miura! Sì, lo sappiamo, è vero. Lo stesso Miura spiegò di averlo eliminato perché riteneva di rivelare troppo presto alcuni elementi del mondo di Berserk, rischiando di limitare la libertà con cui avrebbe sviluppato la storia. Abbiamo recuperato alcune vecchie interviste dell'autore proprio per verificare queste affermazioni, ma ormai è una cosa facilmente reperibile, basta una ricerca su Google. Detto questo, per il nostro ragionamento, cambia davvero qualcosa? No. Possiamo chiamarla Idea del Male, Dio degli Abissi oppure Grande Puffo. Il punto non è tanto chi o cosa rappresenti. Il punto è che nel mondo di Berserk esiste una causalità che collega gli eventi. Un principio che viene richiamato continuamente anche al di fuori del capitolo 83. Per questo motivo, che si scelga di considerare quel capitolo canonico oppure no, il ragionamento di fondo rimane sostanzialmente lo stesso. Ed è proprio dal ragionamento fatto nel video precedente che nasce la domanda di oggi. Se la causalità plasma il contesto nel quale vivono gli uomini, quanto spazio rimane davvero per questo maledetto libero arbitrio? Benvenuti su Alkill, io sono Donny e oggi ritorniamo a parlare di Berserk. Se ci fermiamo un attimo a riflettere, qualcosa non torna. Se il libero arbitrio non esistesse, allora perché l'Eclissi viene presentata come una scelta? Perché gli apostoli devono accettare volontariamente il sacrificio? Perché Griffith viene posto davanti a una scelta invece di essere semplicemente trasformato in Fent? E soprattutto, perché Guts continua a lottare contro qualcosa che in teoria sarebbe impossibile cambiare? Sarebbe appunto una contraddizione enorme. Berserk è un'opera che parla continuamente di decisioni, responsabilità e conseguenze, eppure allo stesso tempo ci parla di causalità, di destino e di fili invisibili che sembrano guidare il mondo. Allora qual è la verità? Il libero arbitrio esiste davvero oppure soltanto un'illusione? Io, come mio fratello Caverna di Platone, sono convinto che esso esista e oggi spiegheremo perché. Seguitemi perché se perdete un pezzettino non ci capite più nulla. A prima vista la risposta potrebbe sembrare scontata. Se una forza è in grado di preparare il contesto della tua vita migliaia di anni prima della tua nascita, verrebbe naturale pensare che anche il tuo destino sia già scritto. Ed è proprio questo il ragionamento che molti fan fanno leggendo Berserk. Ma noi siamo davvero sicuri che è questo quello che Miura voleva dirci? Cari lettori di Berserk, personalmente vi dico di no e il motivo è molto semplice. Da anni mi sono reso conto che commettiamo un errore tanto piccolo quanto fondamentale. Abbiamo sempre trattato la causalità e il destino come se fossero sinonimi, ma non lo sono. E soprattutto la causalità non implica necessariamente l'assenza del libero arbitrio. Capire questa distinzione cambia completamente il modo in cui leggiamo Berserk e il ruolo che ogni personaggio ricopre all'interno della storia. Ma che cos'è davvero il libero arbitrio? Sembra una domanda banale, ma non lo è affatto, anzi è proprio da qui che nasce la grande confusione. Quando sentiamo parlare di libero arbitrio, infatti, immaginiamo quasi sempre la libertà assoluta. Pensiamo che essere liberi significhi poter fare qualsiasi cosa senza essere influenzati da niente e da nessuno, come se una scelta potesse nascere dal vuoto, completamente scollegata dalla nostra storia, dalle persone che abbiamo incontrato e dalle esperienze che abbiamo vissuto. Ma siamo davvero sicuri che il libero arbitrio significhi questo?
Proviamo a fare un esempio molto semplice. Immaginate due ragazzi della stessa età. Uno cresce in una famiglia serena, agiata, dove gli viene insegnato il rispetto degli altri. L'altro cresce invece in mezzo alla violenza, senza affetto, senza alcun punto di riferimento. Questi due, 20 anni dopo, si ritrovano davanti alla stessa identica decisione. È evidente che non partiranno dallo stesso punto. Tutto ciò che hanno vissuto avrà influenzato il loro carattere, il loro modo di vedere il mondo, le loro paure e perfino ciò che desiderano. Ma c'è una domanda che dovremmo porci a questo punto. Il fatto che questi due siano stati influenzati significa davvero che qualcuno abbia deciso poi al posto loro? No. Su questo punto da secoli si concentra una delle più grandi discussioni della filosofia. Torniamo a uno dei miei filosofi preferiti, David Hume. Egli sosteneva che la libertà non consiste nell'agire senza cause, al contrario. Ogni nostra scelta, decisione, nasce da una lunga catena di esperienze, ricordi, desideri e motivazioni. Se così non fosse, le nostre scelte sarebbero completamente casuali. Per Hume, una decisione è davvero libera quando nasce dalla volontà dell'individuo, anche se quella volontà si è formata attraverso tutta la storia. Guardate che è una distinzione enorme sta roba, perché essere influenzati non significa affatto essere controllati. Vi faccio un altro esempio. Pensate alla pubblicità. Ogni giorno aziende di tutto il mondo investono miliardi per convincerci a comprare un determinato prodotto. Cercano di influenzare i nostri gusti, le nostre emozioni e perfino di anticipare i nostri desideri. Ma nessuno direbbe che sia stata la pubblicità a premere sul pulsante acquista su Amazon. Oppure pensiamo a un genitore che educa il proprio figlio. Ogni consiglio, ogni rimprovero, ogni insegnamento contribuiranno a formare la persona che quel bambino diventerà. Eppure una volta adulto lo giudicheremo responsabile delle proprie azioni. In entrambi gli esempi c'è un'influenza, ma non c'è un controllo. Il fatto che la nostra vita venga continuamente plasmata dagli eventi non implica automaticamente che ogni nostra scelta sia già scritta. Un conto è subire delle influenze, un altro è avere qualcuno che entra nella nostra mente e decide al posto nostro. Se ci pensate, esattamente la conclusione alla quale siamo arrivati nel video precedente. L'idea del male non controlla direttamente gli uomini, costruisce il contesto nel quale vivono, intreccia eventi, tragedie, per far sì che determinate decisioni diventino sempre più probabili. Ma non entra nella mente delle persone, non sceglie al posto loro. Ok donni, se la causalità costruisce il contesto nel quale viviamo, questo minimizza il nostro libero arbitrio? Beh, allora è meglio iniziare dando una definizione un po' più precisa del libero arbitrio. Forse il libero arbitrio non consiste nel vivere senza influenze, forse non consiste nemmeno nel prendere decisioni completamente scollegate da tutto ciò che abbiamo vissuto. Perché se fosse davvero così, nessun essere umano potrebbe dirsi davvero libero. Ognuno di noi porta con sé la propria storia, la propria educazione, i propri ricordi e le proprie esperienze. Ogni scelta che facciamo nasce inevitabilmente da tutto questo. Ma allora cos'è davvero una scelta libera? Beh, secondo Aristotele, una persona è responsabile delle proprie azioni quando agisce volontariamente. Cioè quando la decisione nasce da lei e non da una costrizione esterna. Per essere liberi non serve vivere fuori dal mondo senza influenzati da niente, basta che nel momento decisivo sia la tua volontà a guidare le tue azioni. La libertà non è assenza di cause, e una scelta senza nessuna causa sarebbe completamente casuale, e una decisione casuale non sarebbe nemmeno davvero nostra. Una scelta libera è proprio quando nasce dai nostri desideri, dal carattere e dalle motivazioni dell'individuo, anche se tutto questo si è formato nel corso della vita. Io lo so che sta roba è complessa, quindi permettetemi di fare quanti più esempi possibili in questo video per farvi capire almeno cosa intendo, poi potreste essere d'accordo o meno. Immaginate una persona che decide di rischiare la propria vita per salvare uno sconosciuto.
Forse quella scelta dipende dall'educazione che ha ricevuto, dai valori che le hanno insegnato i genitori o da un'esperienza che l'ha profondamente segnato. Ma davvero questo rende quella decisione meno sua? Oppure è proprio tutta quella roba ad aver formato la persona che in quel momento decide liberamente di agire in quel modo? Ecco perché il vero punto non è stabilire se la decisione abbia delle cause, è evidente che le ha. La vera domanda è un'altra. Quelle cause prendono il controllo della nostra volontà oppure contribuiscono semplicemente a formarla? Qui entra in gioco una delle obiezioni più profonde. Spinoza, altro filosofo, sosteneva che gli uomini si credono liberi soltanto perché sono consapevoli delle proprie decisioni, ma ignorano tutte le cause che le hanno prodotte. È un'idea affascinante e tra poco vedremo perché sembra adattarsi perfettamente al mondo di Berserk. Ma è davvero sufficiente per concludere che il libero arbitrio non esista? Secondo me no. Il motivo è perché conoscere tutte le cause che ci hanno portato a scegliere qualcosa non vuol dire automaticamente dimostrare che quella scelta appartenga a qualcun altro. Ritorniamo su Berserk. Nel video precedente, se l'avete visto, se non l'avete fatto, vi invito a recuperarlo, abbiamo spiegato come agisce il Dio del Male. Ma proviamo ad osservare il manga da un'altra prospettiva. Se davvero la causalità eliminasse completamente il libero arbitrio, come dice l'intro che ci ha sempre preso per il culo, l'uomo si illude di essere il fautore della propria vita, ma esistono elementi superiori che controllano il destino di ognuno di noi. Chiamatele come vi pare, ciò che è certo è che le nostre azioni non sono il risultato del libero arbitrio. Se davvero la causalità eliminasse completamente il libero arbitrio, perché Miura continua a costruire i momenti più importanti della sua storia attorno alle scelte? Guardiamo gli apostoli. Ogni volta che un Berit si attiva, il suo proprietario non viene trasformato automaticamente in questa sorta di demone, viene prima posto davanti a una decisione, gli viene chiesto se è disposto a sacrificare ciò che ha di più caro in cambio del potere. Se tutto fosse già scritto nei minimi particolari, quella domanda non avrebbe alcun motivo di esistere. La trasformazione potrebbe avvenire automaticamente, invece no. Miura insiste nel mostrare un momento in cui il personaggio deve decidere. La stessa cosa vale per Griffith durante l'eclissi. Molti dicono che in quelle condizioni non fosse davvero libero, ed è vero, l'abbiamo sempre detto, che Griffith si trova nel momento più disperato della sua vita, ha perso il proprio corpo, il proprio sogno e tutto ciò che aveva costruito. Inoltre poi c'è da dire che la mano di Dio gli mostra continuamente immagini del suo passato, gli ricorda il sogno da bambino e tutte le persone che hanno sacrificato la propria vita, eccetera eccetera. Ma fermiamoci un attimo. Se la decisione fosse già completamente determinata, perché fare tutto questo? Perché cercare di convincerlo? Perché ricordargli il sogno? Perché far rivivere in Griffith il peso delle vite sacrificate? Sarebbe tutto inutile. Perché? La mano di Dio non si comporta come qualcuno che controlla una marionetta. Si comporta come qualcuno che vuole persuadere un essere umano. Fa leva sulle sue emozioni, cerca di orientare il suo giudizio, ma orientare una decisione, l'abbiamo già detto, non significa prenderla al posto di qualcun altro. Ripetiamolo ancora un'altra volta, influenzare non significa controllare. La causalità non elimina il bivio, costruisce lentamente tutte le condizioni affinché, quando quel bivio arriverà, una strada appaia molto più naturale dell'altra, ma il bivio continua a esistere. Griffith avrebbe potuto benissimo rifiutare. Capite? Visto che qualcuno, non ho capito bene per quale motivo, va vociferando sul web che noi siamo dei sostenitori di Griffith, allora, miei cari detrattori di Griffith che non credono al libero arbitrio, vi chiedo questo. Se Griffith non avesse mai avuto alcuna possibilità di scegliere, avrebbe ancora senso considerarlo responsabile dell'eclissi? Avrebbe ancora senso odiarlo? Avrebbe ancora senso parlare di sacrificio? Ovviamente no. Perché se ogni sua azione fosse soltanto l'esecuzione di un copione scritto da qualcun altro, Griffith non sarebbe più un individuo, sarebbe appunto soltanto un burattino. Ma Berserk
ci porta continuamente a giudicare le sue azioni, a interrogarci sulla sua responsabilità, a chiederci se avrebbe potuto scegliere diversamente. E questo non è un dettaglio, è uno dei sacrosanti pilastri su cui si regge l'intera tragedia dell'opera. Quindi facciamo un ragionamento opposto. Mettiamo da parte per un momento tutto quello che abbiamo detto finora e immaginiamo che il libero arbitrio non esista per davvero. Immaginiamo che ogni scelta dei personaggi sia stata già scritta molto prima della loro nascita. In altre parole, immaginiamo che Griffith non avrebbe mai potuto fare nient'altro, che Guts non avrebbe mai potuto prendere una strada diversa e che ogni singola azione fosse soltanto l'ultimo anello di una catena già scritta. Se fosse davvero così, l'intera opera inizierebbe a mostrare una contraddizione profondissima. Che senso avrebbe parlare di sacrificio? Un sacrificio, per definizione da vocabolario, è una scelta, la scelta di sacrificarsi, di dare la propria vita. Sacrificare qualcosa significa rinunciare volontariamente a ciò che si ha più di caro. Ma se non esiste la possibilità di rifiutare, allora non esiste nemmeno il sacrificio. Quindi quando mi venite a dire il libero arbitrio esiste in Berserk, io dovrei rispondervi con un'altra domanda. Il sacrificio in Berserk esiste? Nel momento in cui voi mi dite sì, basta. È finita lì la cosa. Se non hai la possibilità di rifiutare, esiste soltanto un evento inevitabile. In questo caso gli apostoli non sceglierebbero davvero di sacrificare i propri affetti. Ricordate il conte, ricordate Rosin, ricordatene tanti. Sarebbero semplicemente costretti a farlo. Lo stesso vale per Griffith. Noi giudichiamo Griffith perché crediamo che sia stato lui a prendere quella decisione. Lo condanniamo, lo vogliamo vedere morto perché riteniamo che sia moralmente responsabile dell'eclissi. Ma se ogni sua azione fosse stata imposta, allora Griffith non sarebbe più responsabile della strage, sarebbe soltanto uno strumento. Esattamente come una spada non è responsabile del corpo che uccide. La responsabilità ricade interamente su chi impugna quella spada. Ma Berserk non racconta questo. Miura non costruisce i suoi personaggi come semplici ingranaggi di un meccanismo inevitabile. Ogni volta che un personaggio sceglie, quella scelta produce conseguenze. Una macro causalità e tante piccole scelte che a loro volta, indipendentemente, sono piccole causalità. Pensiamo a Guts. L'intera sua esistenza è una continua ribellione contro tutto ciò che il mondo gli ha imposto. Nasce da un cadavere, cresce in mezzo alla violenza, viene tradito dalle persone di cui si fidava, assiste all'eclissi e perde praticamente tutto. Se esistesse un uomo che avrebbe tutte le ragioni per arrendersi al destino, quello sarebbe proprio Guts. Ma non lo fa. Ogni volta che cade, sceglie di rialzarsi. Ogni volta che l'odio rischia di consumarlo, lotta per non perdere completamente la propria umanità. Ogni volta che la vendetta sembra l'unica strada possibile, trova i motivi per continuare a proteggere Kashka e tutte le persone a cui tiene. Ecco la parola chiave, raga. Sceglie. Non sceglie il mondo nel quale è nato, non sceglie le tragedie che è costretto a vivere, ma continua a scegliere come rispondere a tutto questo. Griffith e Guts sono due facce della stessa medaglia. Griffith e Guts, ce l'ha confermato nell'ultimo capitolo Kojimori, sono uguali. Sono uguali. Sono davanti a un bivio. Griffith ha scelto una strada, Guts ne ha scelta un'altra, ma entrambi hanno scelto. La causalità può decidere quali carte riceverai, può determinare il contesto nel quale vivrai, le persone che incontrerai e le sofferenze che dovrai affrontare, ma c'è una cosa che non fa mai: sostituire la tua volontà con la propria. Per questo Berserk continua a parlare di responsabilità, perché la responsabilità morale esiste soltanto se esiste la scelta reale. Se Griffith non avesse mai avuto la possibilità di dire no, allora non avrebbe nemmeno senso odiarlo. Se Guts non potesse scegliere di rialzarsi,
allora non avrebbe senso ammirarlo. Se ogni personaggio fosse soltanto una marionetta, parole come coraggio, colpa, sacrificio, redenzione, perfino speranza perderebbero completamente il loro significato. Eppure sono proprio questi i temi che attraversano Berserk sin da quando è stato scritto. Questo significa che la causalità non è il contrario del libero arbitrio, ve l'ho detto nel video precedente, né il contesto. È il terreno sul quale ogni personaggio è costretto a camminare. Alcuni cedono, altri resistono, alcuni sacrificano tutto per inseguire il proprio sogno, altri rinunciano ai propri desideri per salvare chi amano. La causalità prepara il bivio, ma non sceglie quale strada percorrere. Berserk non racconta un mondo nel quale gli uomini sono liberi perché possono sfuggire al destino. Berserk racconta un mondo nel suo essere dark fantasy estremamente realistico. Un mondo tragico, un mondo nel quale nessuno può scegliere le proprie ferite, il proprio passato o le circostanze della propria vita, ma tutti, prima o poi, vengono messi davanti a una domanda dalla quale nessuno può scappare, esattamente come noi nella nostra vita reale. Che cosa deciderai di fare? In quell'istante, soltanto in quell'istante, il fantomatico destino smette di parlare e inizia a parlare l'uomo.